Chi era Mino Pecorelli? Un giornalista, un ricattatore o un eroe? Scriveva lo stesso Pecorelli il 12 dicembre 1976. Notizie, si sa, a un certo livello non esistono. Esistono invece fughe di notizie, cioè quelle soffiate, quelle indiscrezioni, con cui ciascun centro di potere in questa repubblica pluralistica cerca di condizionare, ammonire, minacciare altri centri di potere. In questo senso, parlare di giornalista spia è acqua fresca. Il giornalista è insieme una spia e il suo contrario. Spia in quanto per accedere a certe informazioni deve stabilire dei contatti con determinati centri di potere, magari tappandosi il naso. Antispia perché offre subito al suo pubblico ogni indiscrezione della quale entra in possesso. Il giornalista, insomma, può correre il rischio di diventare uno strumento altrui. Può non comprendere subito dove andranno a sfociare iniziative determinate alle sue spalle, ma certo, mai e poi mai, uno che ha il vizio della penna potrà prestarsi alle clandestine omertà del mondo spionistico. Carmine Pecorelli, detto Mino, nasce a Sessano del Molise il 14 giugno 1928, figlio di un farmacista morto alla giovane età di 37 anni. Nel 1944, appena sedicenne, in piena seconda guerra mondiale, si arruola nel corpo polacco, in quel periodo attivo nella sua zona. Lo fa per rintracciare la madre, separata dai figli dallo sbarco di Anzio. Combatte in prima linea nella battaglia di Montecassino e poi a Pesaro, Urbino e Ancona. Viene decorato direttamente dal generale Władysław Anders con l'onorificenza polacca della Croce al Merito con le spade di bronzo, per aver partecipato alla cattura di un gruppo di soldati tedeschi a Montecassino. Dopo la fine del conflitto si diploma a Roma. Successivamente si trasferisce a Palermo, dove si laurea in giurisprudenza. Tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 lavora nella capitale come avvocato specializzato in diritto fallimentare nello studio legale di Cesco Nigro e diventa assistente di Egidio Carenini, vice segretario amministrativo della Democrazia Cristiana, con cui rimarrà in contatto fino alla propria morte. Molto cortese, colto, di buon gusto, abbronzato, monarchico, uomo di destra, ma democratico e avverso a personaggi della stessa destra che giudica non puliti. Diviene capo ufficio stampa del ministro Florentino Sullo, sempre della DC, cominciando a innamorarsi del giornalismo. Pecorelli inizia l'attività giornalistica nel 1967 alla rivista Nuovo Mondo d'Oggi, edito da Leone Cancrini, diretto da Franco Simeoni e Paolo Senise, figlio dell'ex capo della polizia fascista Carmine Senise. Entrambi i direttori, Simeoni e Senise, sono collegati ad ambienti di estrema destra e ai servizi segreti. Il periodico si specializza in scoop e rivelazioni dai palazzi del potere, in un momento chiave della storia della Prima Repubblica,
quando sta ormai per tramontare la prima esperienza di governo di centro-sinistra. Acque agitate, anzi di tempesta, che scuotono gli ambienti militari e dei servizi segreti. È in corso la cosiddetta guerra dei generali tra Aloia e De Lorenzo. Pesa l'eredità del disciolto Sifar, le schedature e i fascicoli informativi che hanno segnato l'attività del servizio fin dall'esordio. In primavera, Mondo d'Oggi inizia una campagna contro Pieraccini e Corona del Partito Socialista, accusati di aver ricevuto soldi dal Sifar. Nel maggio del 67 l'Espresso documenta il piano solo del luglio 64, accusando De Lorenzo e Segni. In un suo pezzo non firmato, intitolato Dovevo uccidere Moro, del 19 novembre del 1967, Pecorelli riporta il presunto racconto di un ufficiale dei Parà, istruttore di corpi speciali delle forze armate, il tenente colonnello Roberto Podestà, il quale risulterà decenni dopo nelle liste di Gladio. L'ufficiale, scrive Pecorelli, doveva essere parte di un piano per rapire e uccidere Moro nel 64. Nel frattempo Pecorelli acquisisce il 30% della proprietà di Nuovo Mondo d'Oggi. Nel 1968 vengono pubblicati una serie di articoli riguardanti il commercio delle armi in Italia. La fonte di tali notizie è presumibilmente l'ammiraglio Eugenio Henke, il capo del servizio informazioni, il SID. All'interno del SID si sta svolgendo una guerra fratricida fra Henke e il suo sottoposto, il colonnello Falde. L'ammiraglio Henke mi aveva fatto attaccare dal Mondo d'Oggi, che è il settimanale di proprietà di Pecorelli, diretto dal giornalista spia Franco Simeoni, che poi sarà il primo direttore della stessa agenzia. La cosa, io in quel momento non sapevo da dove mi venissero questi attacchi e con molto meraviglio ho dovuto apprendere che a farmi attaccare era niente meno il mio capo servizio. Perché mi faceva attaccare? Perché, ahimè, sono andato a finire nell'ufficio che era del colonnello Rocca, famoso ufficio del colonnello Rocca, del quale si conosceva pochissimo, se non qualche cosa circa il commercio delle armi. Ma l'ufficio era un pochino molto più complesso, andava al di là del commercio delle armi. Che cosa c'è al di là del commercio delle armi? Tutto, Mi scusi. la politica occulta, perché la politica è palese e politica occulta. Le pare no. Ma in quel momento non sapevo soltanto di questo commercio delle armi, perché poi progressivamente ho allargato le mie conoscenze. Possiamo ricordare ai telespettatori che il colonnello Rocca fece una fine... L'anno successivo, sì, che poi si è voluto equivocare. Addirittura, sì, arrivando persino a dire Falde elimina Rocca e occupa il posto di Rocca. Ma 27 giugno 68. Il colonnello Renzo Rocca, uno degli uomini chiave nelle attività dei settori dei servizi segreti italiani più legati alle operazioni clandestine della CIA, viene trovato morto con un colpo di pistola sparato alla testa nel suo ufficio privato di via Barberini a Roma. Ma il colpo è partito dall'alto verso il basso. La tesi del suicidio non convince nessuno. Il giudice Ottorino Pesce, che trova seri motivi per credere a un delitto commesso per eliminare Rocca, è estromesso dalle indagini. Gli agenti del SID, invece, immediatamente dopo il ritrovamento, si mettono all'opera nell'ufficio del generale. Sempre nel 68, il giornale di Pecorelli preannuncia un'inchiesta sull'università Pro Deo, gestita da padre Morlion. Affari, sesso, devozione, un'inchiesta attenta e complessa che coinvolgerà la Gestapo nazista e la CIA americana, il Vaticano e i servizi segreti di 3 paesi della NATO, la Fiat, la Montecatini, la Michelin, Claire Boot Luce e l'Ordine dei Domenicani. Ma chi è padre Felix Morlion? È un domenicano, spia, legato all'OSS, poi divenuta la CIA, organizzatore dei centri CIP Prodeo, Centri Informazione Prodeo, in sostanza una rete di servizi, e fondatore in Italia dell'Università Prodeo, oggi conosciuta come LUIS. Morlion
crea la rete dei servizi vaticani, ha rapporti con il generale Allavena e con Federico Umberto D'Amato. L'ufficio affari riservati offre a Pecorelli e soci, i quali accettano, una cospicua somma di denaro per cessare le pubblicazioni per almeno 5 anni. Nuovo Mondo d'Oggi, economicamente boccheggiante, smette di essere pubblicato. A capo dell'UAR, l'ufficio affari riservati del Viminale che ha fatto l'offerta, vi è Federico Umberto D'Amato. Gelli, divenuto nel frattempo venerabile della loggia P2, recluta il generale Allavena e con lui eredita le copie dei fascicoli del SIFAR di De Lorenzo, che aveva schedato decine di migliaia di soggetti. È l'inizio del potere di Gelli. Dopo la chiusura di Nuovo Mondo d'Oggi, decide di proseguire da solo l'attività e fonda l'agenzia di stampa OP, Osservatore Politico. La testata diventa presto molto nota e assume anche una certa centralità in ambiti politici, militari e di intelligence. Scriverà poi Pecorelli su questo periodo. Nell'ottobre del 68, il giornalista Franco Simeoni, che conoscemmo ai tempi di Mondo d'Oggi, ci espose un progetto per la realizzazione di un'agenzia giornalistica, contrassegnata con la sigla OP, che sarebbe stata confortata dopo la sua uscita dall'aiuto di amici politici nostri e da amici militari suoi. Per la verità, l'impresa editoriale si manifestò particolarmente onerosa per noi e particolarmente vantaggiosa per lui. Così, l'iniziativa, dopo pochi mesi, nel maggio del 69, subì un brusco arresto, perché una volta meglio precisati i collegamenti di Simeoni con il capo del SID, ammiraglio Henke, lo allontanammo dal lavoro e finimmo per denunciarlo alla magistratura ordinaria per truffa. Simeoni Franco, nato a Roma il 23 febbraio 1931. Ero al quotidiano Telesera di Roma. Dal 61 al 63 sono stato redattore capo della Voce Adriatica di Ancona. Dal 63 al 67 sono stato a Palermo, prima come redattore capo del quotidiano Telestar, poi come direttore del quotidiano La Città. Poi nel 68, nel 67 ho lasciato Palermo, nel 68 sono stato brevemente redattore capo di un settimanale che si chiamava Mondo d'Oggi. Dal 69 praticamente al 96 sono stato prima redattore capo del Fiorino, quotidiano economico, del quotidiano Vita, quotidiano dello stesso gruppo del Fiorino, e infine redattore capo e poi direttore del Giornale d'Italia. Sì, Dal 96 sono in pensione. Il periodico a cui lei si è riferito si chiamava Mondo d'Oggi o Nuovo Mondo d'Oggi? Forse Nuovo Mondo d'Oggi, sì, Nuovo Mondo d'Oggi. Ecco, lei cosa è stato? Redattore capo di questo periodico? Sono stato redattore capo e poi nella fase finale direttore, credo che per un numero 2, perché fu cambiato il direttore, io lo sostituì, poi il settimanale cessò le pubblicazioni. La proprietà a chi apparteneva? La proprietà apparteneva allora a un Leone Cancrini. Erano 3 i proprietari, adesso non so esattamente se la forma della società, insomma, le persone fisiche erano 3, inizialmente 2, Leone Cancrini e mi sembra Doria si chiamasse il secondo, e in un tempo successivo divenne comproprietario anche Mino Pecorelli. Ma esisteva da tempo questa testata? No, era uscito da poco quando io andai. Credo che fossero usciti 2 o 3 numeri soltanto. E il Mino Pecorelli era già nella proprietà? Nella prima fase non c'era. E subentrò quanto tempo dopo? Poco tempo dopo, perché credo che il settimanale, adesso se ricordo bene, durò meno di un anno, qualcosa del genere.
Perché il 68 già nel 69 non c'era più. Senta, lei ricorda che a partire dal maggio 68, in particolare dal 1° maggio 68, era un periodico, no? Settimanale, sì. Un settimanale. Il settimanale cominciò a pubblicare una serie di servizi che riguardavano la vicenda, l'inchiesta Mattei, in sostanza. Sì, sì. Furono pubblicate una serie di servizi, non ricordo esattamente quanti, insomma. Ricordo che tra l'altro ci fu un'intervista fatta al fratello di Mattei, poi ci fu un servizio di un collaboratore, questo nome non me lo ricordo, ma insomma, che riguardava quasi una parte tecnica del possibile attentato. La decisione fu una scelta editoriale, una scelta che venne presa in redazione, oppure fu la proprietà che... Esattamente, questo non sono in grado di dirlo con precisione, ma penso che siano nato dal primo servizio che... D'altra parte, in quel periodo si parlava molto del caso Mattei ed erano arrivate anche delle lettere, insomma, più o meno segnalazioni più o meno anonime, cose del genere. Ora, francamente, non so dire se quale sia stato il primo articolo. Da questo primo articolo è venuta poi la decisione di corredarlo con altri, e credo che siano stati un altro o altri due, forse sono stati 2 o 3 in tutto, insomma. Senta, in uno di questi numeri si faceva un collegamento fra l'attentato a Mattei e la morte del colonnello Rocca. Può darsi, ha qualche ricordo in proposito? Non me lo ricordo, ma può darsi, perché tra le altre cose anche in quel periodo si affermava la mano è la stessa. Ecco, se può spiegare alla Corte. Lei è il redattore capo. Sì, vabbè, ma dopo 40 anni lo capisco, dico, però si tratta anche diciamo, perché è un'attività abbastanza significativa, sia pure molto risalente nel tempo, ma molto significativa per ciò che che concerne appunto gli argomenti trattati. Che si parlasse del caso del colonnello Rocca era avvenuto, mi sembra, in quel periodo più o meno. E ora non so nemmeno chi fece questo collegamento, in quale articolo. Evidentemente l'autore di quell'articolo si era sentito, riteneva che si potesse fare un collegamento. Insomma, non è che uno fa un collegamento perché c'è un disegno di collegare alcune cose. Ma insomma, chi decideva la pubblicazione di questi articoli sul periodo? Il redattore non è che uno decide, quando uno affida a un collaboratore, a un redattore il compito di fare un'inchiesta, quell'inchiesta va pubblicata, a meno che il direttore non dica no, non va bene perché è scritta male, perché è contro le tendenze. Non è che uno che legge, soprattutto non è compito del redattore capo. Il redattore capo non legge gli articoli prima, insomma, nemmeno dopo, di la verità io li leggevo, insomma, non è un compito mio, insomma. Lei ha accennato poco fa a un documento di natura tecnica. Io ricordo questo articolo, che era questo, dove si parlava di una manomissione al presunto attentato a Mattei. Di una manomissione dell'aereo di Mattei, insomma, e questa è la cosa. Nell'ottobre dell'86, nel 68, quando Mondodoggi cessò le pubblicazioni, uno dei 3 editori, diciamo così, proprio Pecorelli, posso dire adesso, forse per non pagare liquidazioni, se no, ma riprenderemo le pubblicazioni e faremo un altro settimanale e nel frattempo facciamo un'agenzia di stampa. E così nacque la famosa agenzia OP, quella di Pecorelli. E io in quel periodo lavoravo in questa agenzia OP. Poi nel 69, cioè anche lì dopo 9 mesi grosso modo, ho lasciato e sono andato al Fiorino, al quotidiano economico-finanziario. I 3 soci comunque si erano divisi, non erano più rimasti insieme. Credo che la chiusura del giornale è dovuta, penso, a fattori economici e anche al fatto che non andassero d'accordo loro 3, insomma. Questo è il fatto. Senta, lei ha mai conosciuto tale Franco Cardella? Sì, certo.
L'ho conosciuto a Palermo quando ero qui a Palermo, è stato redattore mio, quando ero redattore capo a Telestar, lo feci praticante e cominciò a fare il giornalista. Non ricordo esattamente in che anno, ma dopo un po' di tempo che era finito Mondo d'Oggi, che erano usciti questi articoli, forse i primi anni 70, non so che cosa, Cardella venne a Roma da me e mi disse che stava preparando un giornale a Milano che si chiamava Le Ore. Cardella in quel periodo si occupava di giornali un po' leggeri, diciamo per uomini soli, queste riviste, però mi disse che in questo nuovo giornale di questo tipo che lui stava preparando avrebbe voluto inserire anche un po' di attualità, un po' per nobilità, e mi chiese se per favore io gli suggerivo qualche idea o qualche elemento. E io, tra le altre cose, proprio non è che la cosa mi interessasse molto, però per assecondarlo avevo giusto sotto mano una cartella con il materiale di questa inchiesta, di questi articoli e di quegli appunti. Io le sistemai, feci una specie di canovaggio e glielo diedi come suggerimento per fare questo argomento qui. Scusi, è un po' contraddittorio con quanto affermato prima. Lei poco fa ci ha detto che in sostanza l'inchiesta poi si arenò, insomma, si esaurì proprio perché il materiale era quello che era di poco interesse, insomma, non aveva scarso significato. Poi Cardella le chiede invece ma io pensavo che per un giornale di mettergli a disposizione del materiale di interesse o comunque giusto gli consegna gli atti e quello che avevo sotto mano gli consegno queste cose qua perché è una cosa che poteva fare forse per un giornale così leggero come va a essere ora, pensavo che andasse bene, e dopodiché io non so, non nemmeno mai letto, visto quello che ha pubblicato Le Ore.